Eccola qua! Intanto mi avete chiesto, voglio fare un tour della tua cucina, chef. Quindi, quella che vedete alle mie spalle è la mia nuova cucina di casa. Allora, partiamo col giro generale, dopo andiamo nei dettagli. Come vedete, non è grandissima. D'altronde gli spazi sono abbastanza ridotti, in quanto, quando ai tempi abbiamo comprato casa, abbiamo preferito lasciare più spazio nelle zone relax. Uno dei punti precisi, quando abbiamo deciso di fare la cucina nuova, è stato quello che volevamo: molta luminosità. Ogni punto doveva essere ben visibile, quindi abbiamo chiesto al redatore luci in ogni sportello e in ogni cassetto. Luci nei piani di lavoro, e ne è venuta fuori questa fantastica barra luminosa al posto del classico schienale. Tale barra è anche dotata di un pannello metallico all'interno, così da permettere di collocare accessori magnetici dove più fanno comodo, ad esempio questi. Faretti anche nel controsoffitto. E 3 punti luce super luminosi sopra il tavolo da pranzo a livello piano di lavoro. Il tutto per rendere le superfici d'appoggio quanto più spaziose possibili. Altra richiesta è stato un piano di lavoro più ampio e, a differenza dei laterali, dove sono usati fornello e lavandino, quello centrale lo abbiamo fatto fare da 70 cm di profondità. Ora entriamo nei dettagli. Il cruccio più grande che abbiamo sempre avuto nella nostra cucina è questo angolo, dove c'è una colonna portante e tra quest'ultima e il muro solo 78 cm, praticamente inutilizzabile fino ad oggi, dove abbiamo pensato, anzi per la verità tutta farina del sacco di mia moglie, di mettere una colonna dispensa scorrevole da 15 cm, appoggiata al mobile ad angolo. Recuperato spazio e come vedete dentro ci stanno parecchie cosine. Apriamo l'ampio sportello dell'angolo e qui la prima luce che illumina tutto il mobile. Ampio sportello perché abbiamo la necessità di mettere attrezzature ingombranti quali affettatrice, impastatrice, blender, macchina sottovuoto a campana che adoperiamo senza doverla spostare. A fianco abbiamo optato per il frigo a libera installazione, in quanto più spazioso e non vincolato al mobile. Sopra un altro sportello con ripostiglio. A lato la colonna con forno Whirlpool, con diverse funzioni. Vi dico subito che non l'ho voluto con la funzione a vapore, in quanto, non essendo collegato direttamente al tubo dell'acqua, la vaschetta con l'acqua la posso mettere all'interno senza pagare una funzione in più, e non ho voluto la sonda in quanto dispongo delle sonde wireless che ritengo funzionino meglio. Qui sopra vi lascio il video delle sonde che utilizzo. Sopra un ampio mobile dispensa. E sotto 2 bei cassettoni con illuminazione, dove ho riposto anche il mio inseparabile runner. Passiamo ai 2 differenti piani di cottura, entrambi con 2 punti di calore, uno a induzione, con varie funzioni tra cui cottura singola o doppia piastra, e una a gas perché, come dice mia moglie, se dovesse andare via la corrente possiamo mangiare comunque. Una cappa aspirante piatta, tipo plasma, da 750 m3/ora, potente a sufficienza per consentire all'umidità prodotta dall'induzione di essere aspirata. A destra, come detto prima, il piano di lavoro più ampio con prese corrente a scomparsa, 2 Sciuco e 2 USB. Di fronte il comodissimo pannello luminoso che mi consente di avere una visione perfetta senza ombre. Sopra il pensile da 120 con 2 ripiani e 2 diverse aperture. Sotto un mobile da 120 completamente illuminato con il cassettone soprastante e 2 scomparti per posate e stoviglie, mentre quello sotto singolo. Ora passiamo a un altro pezzo forte, voluto fortemente da mia moglie, il lavandino multifunzione. Rubinetto digitale Fly Rain, valvola calda e fredda con display, vari accessori tra cui tagliere in legno massiccio,
vasca forata per lavaggio verdure e portacoltelli con sgocciolatoio. Guardiamo nei dettagli tutte le funzioni. Il rubinetto con una dolcetta ha 3 differenti variazioni di getto d'acqua. Per aprirla da qua, come vediamo abbiamo un timer, come abbiamo detto prima abbiamo un timer con il display dove ti regola la temperatura dell'acqua e il tempo di apertura dell'acqua. 33 gradi, ma andando a ruotare questa rotella qua e portandola circa a metà, portiamo l'acqua fredda e vedete che si abbassa a 27 gradi. Ma torniamo al nostro rubinetto con 3 diversi flussi d'acqua così nebulizzata, e poi abbiamo la classica doccia a raggi. L'altro interruttore serve per far uscire l'acqua a cascata. Questo è molto comodo con uno degli inserti che troviamo qua. Questo inserto per lavare le verdure. Lo si appoggia qua, si appoggiano le verdure e si sciacquano direttamente con l'acqua cascata. Poi abbiamo quest'altro inserto che, se non vogliamo lavare le verdure ma non vogliamo riempire la vasca completamente, possiamo riempire anche solamente questa e consumiamo ovviamente meno acqua. Poi da qua il tappo che si apre. Un altro inserto molto comodo da appoggiare qua è il tagliere, appoggiato qua direttamente sopra, e andiamo a prendere i nostri coltelli con il pratico portacoltelli con lo sgocciolatoio sempre fornito nel lavandino e tagliamo direttamente sopra il lavandino. Poi in ultimo, ma non da poco, il doppio filtro per lo scarico dell'acqua, così da evitare che si intoppi lo scarico. Questa manopola qua è per chiudere lo scarico e riempire il lavandino, o per aprirlo. A fianco troviamo la lavastoviglie e nel piano di lavoro soprastante un'ulteriore presa a muro multifunzione con 2 asciugo, una presa normale, una USB, una USB Type-C e l'interruttore per i 3 punti luce che troviamo sopra il tavolo Penisola, appoggiato a una lastra di vetro. Da notare a fianco della lavastoviglie un'ulteriore piccola dispensa scorrevole da 15 cm. Ogni piccolo spazio è prezioso. Fammi sapere nei commenti qua sotto se ti piace o se avresti fatto ulteriori migliorie.